Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale e benvenuti a questa nuova recensione. Io sono Alessandro, lui è Grogu. Avete già capito, stasera mi guardo finalmente, dopo tante peripezie, il sesto episodio della prima stagione di The Book of Boba Fett, che ormai è diventato Mandalorian 3 sostanzialmente, ed è giusto che sia così, visto che le prime puntate avevano detto poco e niente, a parte qualche flashback che ci aveva detto di come Boba sia sopravvissuto, sia diventato praticamente parte del popolo dei Tusken, e di come sia riuscito a prendere il possesso di Tatooine. In realtà ha appassionato poco e niente. L'ultima puntata è stata devastante, secondo me è stata una delle più belle cose di Star Wars viste in assoluto, quindi adesso mi sono dotato della minimo indispensabile, che è la magliettina naturalmente, perché spero, credo di vedere lui, e soprattutto questi perché io mi sono messo a piangere alla fine della scorsa puntata, figuratevi questa. Non vi voglio rubare ulteriore tempo, iniziamo. Per riuscire a padroneggiare le vie della forza, un Jedi deve distaccarsi da tutti i legami. Questo è l'opposto del nostro credo. Lealtà e solidarietà sono la via. Cosa dovrai forgiare per il trovatello Grogu? Oramai non sei più un mandaloriano, agisci di conseguenza. Benvenuti al rifugio. Sono qui solo per presentarmi e assicurarmi che i vostri affari Un bel recap. prosperare. Siete il mio occhio vigile. Come di certo sapete, il sindacato Pike sta arruolando truppe a Mos Espa. Hanno lentamente assorbito il pianeta come parte del loro commercio di spezie. E i pack sono bastardi. Ho moltissimi crediti. Quello che mi manca sono i muscoli. Boba Fett. Lo apprezzerebbe di sicuro. Digli che offre la casa. Ma prima devo fare visita a un piccolo amico. Dai, dai, dai che c'è l'incontro, dai. Siamo ancora su Tatooine. Eccoli i bastardi. È tutta lì. Lasceremo la spezia e riporteremo i crediti a Mos Eisley. Poi arriverai verso la fine. Yeee! Sapete dove siete, signori? C'è uno sceriffo in città. E della grandezza di Filoni. I ritorni incredibili, inaspettati, inseriti nella trama. Fantastico, fantastico. Il donatore di armature è tornato. Fino a ogni cosa là fuori è territorio di Mosfelgo. E queste strisce indicano che sono lo sceriffo del suddetto territorio. Esatto, The Ora, io Deputy. non so che tipo di accordi voi abbiate con le autorità a Mos Espa, e siamo onesti, a Mos Eisley tutto è permesso, ma qui fuori sono io che dico alla gente che cosa fare. Comando su tutto e su tutti. Anche loro col mottarello Capisco che gigante. siete Come Rey. quindi non è stata infranta alcuna legge per quanto mi riguarda. Se caricate la vostra merce e tornate da dove venite, attribuiremo l'episodio a una vostra errata lettura della mappa. Mm, sì, lo chiamavano Trinità. La vedo male, e infatti. Pensaci bene. Hanno studiati bene i western, eh? I due filoni Favreau. Se ne sono visti tanti. Vedo che sei più sveglio. Ho una proposta per i tuoi capi. Informali che so del sindacato. Mm. Chiamiti pure i crediti. Lo dico con tutto il rispetto. Chiunque si perderà di nuovo a trafficare spezie a Mosfelgo si perderà per sempre. Ora scarica quella scatola e vattene. Considerala una multa per l'infrazione. Vale più della tua città. Allora parli.
C'è un solo sceriffo in città e sono io. Attenzione che non è morto, eh. No, sono morti. Pff, una spezia del cacchio. Ecco, per farti capire come la penso. E valeva più della sua città. Sì. Dal deserto uno sconosciuto. From the desert comes a stranger. Eccolo, e torna Naboo. Questa inquadratura fa molto Goldrake. Questa vista dal basso, anzi Mazinga Z. Che c'era l'inquadratura del dottore dal basso delle astronavi. L'ho notata già nella precedente puntata. Mi piace molto, anche questa è studiata, non è casuale. R2! È lui! È lui! È lui! Comitato di accoglienza. Subito lo ha segnalato, subito lo ha intercettato. Si conoscono pure. Vai perfettamente nella parte di dire, guarda, è fatto proprio per te. Salve, Eh. sto cercando Skywalker. Sono qui per vedere il Appunto, stai cercando il piccolo, non stai cercando Skywalker. Parla chiaro, di la verità. Andiamo, vieni conmigo. Sígueme. Una roccia che si solleva, è la forza. No, è un droide. Mamma mia, è bastardo, favore. Filoni e favoloso bastardi. Ti fanno vedere quello che vogliono. Dove mi porti? Eccolo! Il tempio, ragazzi. Il tempio si ricomincia. Si ricomincia, si ricomincia. Allora forse questa storia che Grogu ha studiato con Kylo Ren non è del tutto campata in aria. Non è ancora canon, però credo che ci sia del vero. Si sono ben attrezzati i Jedi, gli ultimi che sono rimasti. Non fanno nemmeno lo sforzo di usare la forza per alzare le pietre. E sono in tinta. Bianco e azzurro tutti quanti. Ehi, droide. Eh, Ehi, sei spento. Entrate in protezione, sei surriscaldato. Sì. Si spegne quando è più opportuno. Questi non parlano. ehi, Ehi, sto cercando Skywalker. è È vero. un piccoletto. Sto cercando il piccoletto. Mo. Questa è una banca. Appunto, la panchina, si sta zitto. Quanto dovrò aspettare? C'è qualcuno qui? Qualcuno di vivo? Qualcuno di umano. C'è nessuno. Che sto si è spento. E buonanotte. Prendi posto. E così deve andare. SOS, come dicono qua. Pace e tranquillità. Stanno per comparire, secondo me. Cambiata l'atmosfera. E infatti, eccoli. Eccoli.
Eccolo! Piccoletto! Eh! Grande, grande! Hanno fatto un lavoro di CGI incredibile, molto molto meglio rispetto al 16° episodio di Mandalorian. E arriva la cena. Non ti distrarre. La fame è più forte della forza. È un lavoro incredibile hanno fatto. Stupendo. Sì. Vieni da me. Vieni da papà. Che c'è un certo languorino. Ce l'ho qui dietro. Ah, vai. E si sbilancia il quadro. Vai. No, non ti distrarre, ombre. Concentrazione. Ho il braccio meccanico. Hm. Che spettacolo, che meraviglia. Incredibile. Vedi? E cos'è la forza? Il potere di sollevare le pietre, diceva Rey. E invece il maestro Skywalker dice il potere di sollevare le rane. Però con l'esempio che stuzzichi la fantasia dell'allievo. Yoda con lui lo fece con l'astronave, facendogli vedere quello che gli serviva. E lui sta facendo lo stesso con Grogu, facendogli vedere quello di cui lui ha voglia. È un modo come un altro per insegnare. Devi imparare, vero? Eh, ti sta troppo facilmente. È meglio. Andiamo. Con le minigambe. È fantastico sto posto. eh. A fare in base come una palla da basket. Era piccolo come te. E la forza era potente in lui. eh. Una volta mi disse, la grandezza non conta. Giudichi forse me della grandezza. Lo devi capire. Di solito parlava per enigmi. È al contrario. Hai mai sentito qualcuno parlare così a casa tua? Mm. Non è che c'è un rapporto di parentela, no? Ti ricordi di casa tua? Ti piacerebbe ricordare? Eh. Facciamo un intervento alla Spock adesso. Lascia che ti aiuti a ricordare. Scusate la digressione, ma è impossibile non paragonare. Un transfert. Vediamo se riusciamo a capire qualcosa anche del passato del piccoletto. Le spade laser che si riflettono agli occhi sono fantastiche. Sono fantastiche. Vedi, ordine 66. Ci sono i cloni. E addirittura 3 Jedi che lo difendono. Questo vuol dire che era considerato veramente qualcosa di importante Grogu. Io penso che ci sia qualcosa di importantissimo nel suo passato che lui pian piano deve capire, perché 3 Jedi a difenderlo non è una cosa normale. E poi però non si capisce come sia sopravvissuto. Quel ricordo va approfondito, sicuramente c'è dell'altro. Nelle prossime puntate vedremo, sono sicuro. La galassia è un luogo E pericoloso. qualcuno l'ha salvato, bisogna capire chi. Qui io ti insegnerò a proteggerti.
Non vorrei che fosse chi stiamo aspettando dall'inizio della serie. Un signore che ha la spada viola. E ci siamo capiti. Se fosse veramente così, ragazzi, ho già i brividi adesso, non ci voglio nemmeno pensare. Guardiamoci la puntata in santa pace. Questo si è messo a dormire. La zia sciocca. Nemmeno noi. Che ci fai qua? Sono un'amica della famiglia. La famiglia. Te ne sei strafregata. Maestro Luca, sì. Hai abbandonato su una roccia. È quello che chiedo io a te. Sono qui per il piccolo. Eh, ce l'abbiamo la zia vicino qua. Sì, qua. Eccola qui. Cos'è questo? Mettiamola qua vicino al piccoletto. Stiamo ricreando la famiglia. Niente, ma diverrà una grande scuola. Una grande scuola, una grande accademia. Che poi farà pure una brutta fine. Grogu sarà il primo studente. Vorrei sapere come sta. Mm, Direi che sta bene. Voglio vederla. mm. E qua c'è un problema. Lo so cosa vuoi. E tu lo sai. Facciamo due passi. Azzo. Qua tutti fanno due passi. Passeggiare, rischiare la mente. Andiamo, eh. C'era da aspettarselo. Che il tuo attaccamento a Grogu potesse essere un problema. Era un trovatello mandaloriano sotto la mia custodia. Vabbè. Voglio accertarmi che sia il suo. Bella scusa. Non esiste posto più sicuro nella galassia che qui con Luke. Non capisco perché approvi la decisione di Skywalker di addestrare il piccolo quando non potevi. Perché è stata una sua scelta. Non ho controllo sulle scelte degli altri. Allora vederlo è una mia scelta. D'accordo? Se questo è ciò che desideri. Allora, emozione. Va bene. Vado. Lo stai facendo per Grogu o lo stai facendo per te? Mm. È solo che voglio dargli questa. Bella scusa. Perché non ti dimentichi. No. Come un trovatello mandaloriano. Deve averla, è un suo diritto. Trovatello. Forse è un Padawan adesso. Può darsi sia entrambe le cose. Beh, comunque sia, questa armatura lo proteggerà. Mm. Meglio di niente. Se è la tua decisione, lascia che te la consegni. Ho fatto tanta strada. Poverino. Grogu sente la tua mancanza. Rosario, dissuadilo. Se ti vedessi, le cose diverrebbero più difficili per Hm. Questo potrebbe essere pure un addio. Non glielo fa vedere. Non glielo fa vedere. Assicurati che sia. Ma comunque ha preso la scelta giusta. Ha fatto la scelta giusta. Capisce l'importanza dell'addestramento. E sa se se lo vede, un casino. Non se ne esce più. Già è distratto di suo. E lui secondo me ha una missione ben precisa che poi scopriremo, se non in questa serie, forse nella terza del Mandaloriano, perché penso che ci sia una storia dietro Grogu che merita di essere capita, vissuta, vista e ci porterà a qualcosa di importante, se non forse addirittura a qualche film, vedrete.
L'ha percepito comunque. Questa scena già l'ho vista da qualche parte. Luke con un coso verde a tracolla. D'accordo, è ora di continuare l'addestramento. Eh. Vediamo come salti. Mm. Eh. Sei serio? È tutto qui. Non è tanto il mio forte, insomma, con le gambette. Dai. Piegati. Salta e mentre lo fai, senti la forza scorrere in te. Jump. E hop. E uno. E due. E là. Molto meglio. Stai provando troppo. Non provare. Fai. Mm. Mi ricorda sempre più qualcuno, Luke. Ma diventando gli manca soltanto la faccia verde e le orecchie lunghe. Andiamo. Yeah! Fa attenzione che vomita facilmente. Aspetta. Il flip. Ecco. Animali cornuti. Questa è molto Naruto questa scena, anche questa è stata studiata abbastanza secondo me. Guarda. Guarda, Il vasto mondo è guarda l'immensità. Senti la forza tutta intorno a te. Eh. Però ci prova Grogu, dai. Nella forza, anche tu troverai La musica, ragazzi, sentite la musica? Concentrati. Fantastico. Ehi, ehi. Attenzione che non sai nuotare, sai che bestie ci stanno là dentro. Usa la forza. Attenzione che ti precipiti Esatto. nel fiume, che sembra la fogna di Calcutta. Bravo, molto meglio. E Karate Kid, adesso fa... È affascinato dalla spada verde. Forse c'è una spada verde nel suo destino, vediamo un po'. Fantastico, il riflesso della spada negli occhi è una cosa che mi affascina, però anche nell'inquadratura di prima, nella scena di prima. Il remoto! Il remoto! Ce n'è ancora uno! Questo è un remoto d'addestramento. Metterà alla prova i tuoi riflessi. Sembra uno della Lego. Bravo, facciamo due passaggi. Due passaggi e tiri in porto. Non funziona così. È così che funziona. Aspetta, non ti muovere. Attivazione manuale. È spettacolo. E ora? Attenzione, questo spara. Ecco, mamma mia. Però forse ha bisogno di essere pungolato e di essere attaccato per reagire, come è successo anche in The Mandalorian, che usava la forza quando si sentiva attaccato. Forse Luke lo ha capito e vuole stimolarlo. Appunto. Vedi? Per l'autodifesa ci riesce. Sembra un grilletto. Sì. Hai visto come salta?
Eccola la zia. È fantastico vederli insieme, è incredibile. How I Met Your Father. Conoscevo tuo padre. Yeah! Fantastico. C'ha una forza che nemmeno lui sa. Ci sono riuscito. Gli hai insegnato bene. Mm. E ci siamo giocati un remoto però. Piuttosto che io gli stia insegnando qualcosa. A volte è lo studente a guidare il maestro. Il Mandaloriano è stato qui. Come prevedevo. Condividono un forte legame. E Ha portato un regalo. gli ha portato Un dono. A volte mi chiedo se il suo cuore sia qui. proprio come tuo padre. Ecco. Facciamo paragoni. Cosa mi consigli di fare con lui? Usa il tuo istinto. Chiedere consigli a lei che l'ha abbandonato su una roccia, non voleva saperne niente, veramente. È rimasto di merda, scusate il termine, quando ho visto quella scena. Tanta attesa, Che la forza sia con te. sempre. May the force be with you. E ora con questo, che ci famo? Sta stanco morto quello, per 2 salti che ha fatto, va bene, sa pure digiuno. Ed era nella vista solamente. E si torna su Tatooine, deserto del cacchio. Non ci si chiedava da sto paese, da sto pianeta. Inquadratura alla Mazinga e andiamo direttamente da Boba, che ha chiesto il nostro aiuto, veramente non ci voleva pagare, abbiamo rifiutato. Vediamo un po' se si può risolvere questa storia dei Pike. E stanno cagando il cacchio. Stava così bello Boba con zia Fennec. Niente. Gamorreano in vista. Gamorreano in vista. Gamorreano sta qua. Sono convinto che mi si sbilancia il quadro con Jabba in mezzo. Sono qui su richiesta di Fennec Shen. Appunto, non ti scaldà. Vieni con me, facciamoci una passeggiata. E sono 3. Sta puntata. Il sindacato Pike ha radunato dei soldati. Ci sono pure delle Teletubbies con le vespe colorate qua. Chase lavora per loro. Ed è volato su un altro pianeta, il che ci porta a credere Ehi, che la tempesta sia ormai incombente. A dire il vero, era una vacanza programmata. tu ancora parli? Che sei vivo per miracolo. La mappa indica dove si riuniscono, stando alle indiscrezioni. Le 3 famiglie criminali di Mos Espa sembrano intenzionate a non esporsi, permettendo ai Pike di muoversi sui nostri territori. Lui è il Mandaloriano, Din Djarin. Me lo presento. Grazie a lui e a Chris Santan, adesso abbiamo abbastanza muscoli per agire come un esercito. I Mod hanno accuratamente esaminato le strade, ma non abbiamo i numeri per coprire il territorio se una vera e propria guerra dovesse scoppiare. C'è un esercito. C'è un bel esercito. Che cos'è? Aiuto. Un drago. Una testa di drago. Già, si mettono a fare pure il commercio di teste di drago, mo, oltre che di rottami. Ciao, buongiorno. Fantastico.
Ciao! Ciao Gin, ciao! Ciao! Sì. Andiamo dallo sceriffo, va? Vediamo che ci dice. Vediamo se ci aiuta. Ci vorrebbe la Gina Carrano qua, che ne vale per 10. Altro che esercito. Col suo fucile e a botto di tank Farrick. I pacchi li vedo proprio male. Ah, non c'è più. Parcheggiatore abusivo. 5 euro a piacere. Ma tu forse ne hai capito. Non ci può arrivare stasera allora, eh. Lasciami stare, va. È meglio. Vai, vice, vai. The Deputy. Eh, È ancora un po' rigido. È un cacciastellare natura. eh, Diciamo che all'inizio lo era. sì. Un po' modificato. Ti vedo da quando mi hai dato l'armatura. Come sei stato? Più caldo. Eh, Il piccoletto dov'è? È tornato dalla sua gente. Ah, che peccato. Abbiamo perso entrambi qualcosa a cui tenevamo. eh. La matura di più però. Posso offrire da bere? Andiamo a un bel latte con. Ancora non capisco come abbia a che fare con me. Devi guidare una guarnigione. Così, di Agli ultimi brutto. combattenti ci sono moltissimi crediti anche per loro. Siamo in pace, Nando. Il drago è sconfitto, la mia gente non vuole più combattere. C'è lo scheletro del drago nella taverna. Tutto parte dello stesso pianeta. Ci servono alleati. Le nostre aziende Non si ricordo basano se su ci fosse anche nella prima volta che si sono visti in questa taverna. Forse ce l'hanno messo dopo che l'hanno ucciso. perché dovrebbero rischiare la vita per questo. Dopo Non che l'ho il notato drago adesso. Vedete, guardate. C'è lo scheletro, la carcassa. E la testa ce l'avevano i Java. si chiama Britannia adesso. Eh, Cambiato il nome. più bello. Ho combattuto fianco a fianco con i cittadini di Freetown e sono coraggiosi. Il sindacato Pike è più numeroso. Ci serve il vostro aiuto. Noi non vogliamo prenderne parte. Eh, È una lite tra gente di città. hm, La pensi come barista intraprendente. noi siamo pari, tu e io. Sì, lo siamo. Piove? Ma non credevo ti tirassi indietro davanti a me. Vabbè. Ecco cosa mi piace di te, Mando. Questi trucchetti non funzionano. Ottieni sempre non esiste un modo facile per chiedere un favore. Mm. È un favore, sei pagato, Ti dico una cosa. La situazione è difficile, ma vedrò cosa posso fare. Mi impegnerò per te. Bravo. Meglio di niente, la mezza promessa. Piuttosto che un no secco. Vediamo un po'. Però se a questi non ci succede qualcosa a loro direttamente, questi non si smuovono. Già lo so. Alzi la voce, voglio tutti gli uomini e le donne in età per combattere. Già deciso. Non è un nostro problema. No, no, arriva pure da voi. Arriva pure da voi. Sta cambiando il vento. Arriva Mary Poppins. Oh, proprio il più classico western. Mo? Chi è? Ehi Joe, Giù. Salve, sceriffo. fammi un favore. Entra dentro. Chiedi a queste persone di entrare un È meglio che veniate perché secondo me qua si sta mettendo proprio male. Prego, sceriffo. Sì, po'. Spero di no. la vedo male. La prudenza non è mai troppa. Dentro. Entro. Arriva il buono, il brutto e il cattivo qua. Scusate, ma ho due schermi davanti e sto cercando di capire chi è. Guardando in tutte e due contemporaneamente. Capo, che succede? Meglio che ti entri pure tu. Lascia che me ne occupi. Eh,
Mamma mia! Mamma mia, è lui! Il ramarro blu! È il ramarro blu! È Bane! È Bane! Mamma mia! Dai tempi di Clone Wars che non si vedeva! Come l'hanno reso? No, vabbè, se non è buono, brutto e cattivo questo. Ma fantastica! Almeno la voce in italiano è fantastica. La devo sentire in inglese. Indovina. Ma non c'è speranza. Non c'è speranza. Ti daremo altrettanto e dovrai solo restare immobile, lasciando che le cose compiono. Fantastico, fantastico. Ma avete visto come l'hanno reso? Questo vuole morire oggi, per forza. Prima contro il Mandaloriano, ora contro Bane. Ma deciso. No, non ne esce vivo, lui dice oggi. Sono sicuro. Mamma mia. Occhi? Perdonami, non ho afferrato il tuo nome. È meglio. È l'ultima cosa che sentirai, altrimenti. Mamma mia. Mamma mia, ma avete visto? Starei particolarmente attento a dove ficco il mio naso. Mamma mia, se c'è questo con i Pike, è finita. È finita. Serve un esercito e servono anche gli Jedi. È un consiglio amichevole o una minaccia? Boba Fett è un assassino a sangue freddo che Eh, lavorava con lui l'impero. non fa promesse. Dia ai tuoi trafficanti di spettri che questa qui non ha chiuso. Questo non lo puoi trattare come i Pike. Sta abbastanza diverso. No. Si arrabbia. Si arrabbia. Avresti mai dovuto rinunciare all'arma. Ecco. Si è arrabbiato. È finita, è finita. Guardate, l'inquadratura a 3. 1, 2 e 3. Il buono, il brutto e il cattivo, ragazzi. Ma non mi venite a dire che, non è che è un caso. Non è possibile. L'hanno studiata, l'hanno studiata. Vedete? Solo che qua secondo me il cattivo stavolta vince. No, non ci provare. Non ci provare. Ma niente da fare. Questo poi stava ancora con la mano così, mentre quello già aveva ucciso lo sceriffo. Da. Eh, Tatooine appartiene al sindacato. ecco. Fino a che la spezia continuerà a circolare, i suoi abitanti vivranno in pace. Ora il barista non fa più lo spiritoso. Non fa più il politico, non esce. Comunque, lo sceriffo secondo me non è morto. Perché è vero che non c'è più l'armatura, ma sotto qualcosa c'ha. Sono sicuro. Il vice secondo me ha fatto una brutta fine, ha avuto tre proiettili. Ce lo siamo giocati. È cibo per i draghi ormai. Ma lo sceriffo non può essere morto sicuramente. Mamma mia ragazzi, Bane, mamma mia brividi. No. Bane non ce l'ho come figura, mi manca. E devo provvedere. Siamo ritornati nel bordello qua. Madama la marchesa. Tutti vestiti come nel 500. Sembra quasi una scena di Non ci resta che piangere quando vedo questi vestiti così. Eh. Non buono, non buono. Qui c'è la cantina band. Beati loro che canta nessuno, non se ne frega mai di niente. Possiamo avere i caschi per pulirli? No. Niente pulizia e niente monete. Questi hanno brutte intenzioni. Non sono venuti qui per trattare. Io me ne andrei.
a prescindere. Come fanno quei bicchieri a non cadere? Che siano incollati? Mm, mm, ecco qua, è finita. È finita, è finita. Ecco qua. Tutti morti. Il bordello con tutti quelli che c'erano dentro, con tutti i nobili. E questa è guerra. E questa è guerra, infatti, vedi? Subito dopo c'è l'inquadratura degli Jedi, perché secondo me loro saranno direttamente coinvolti in questa guerra. È impossibile che non ne siano coinvolti. È troppo grande la cosa. Eh? Che dobbiamo fare? Che cos'è? Un regalo per te. C'è posta per te. Vediamo che cos'è. Una volta e per tutte. Una mini armatura. Che guai? Alla Frodo. Come gli elfi per Frodo. Fantastica. Ed è fatta di Beskar questa. Cioè non la passi mai. Eh. Ti darò una scelta. mm, Solo uno. A spada laser. Bastardo il maestro, eh. È una spada laser. È la piccola di Yoda. È la verde piccola di Yoda. E ce l'ha lui. Con tanto di custodia. Quindi aumenta il valore. E lui è affascinato dalle spade laser, soprattutto quelle verdi. Ma potrai scegliere una sola cosa. Ah, Se sceglierai l'armatura, tornerai dal tuo amico, il Mandaloriano. direttamente. La finisci qua. Tu afferrerai al legame che hai con coloro che ami. È un abbandono. Ma se sceglierai la spada laser, Alla fine di Zia Ashoka. e ti addestrerò per diventare un grande Jedi. Il primero. Di una lunga serie. Occorreranno molti anni per padroneggiare la terza. E potresti non vedere mai più il Mandaloriano. Mm. Perché Grogu, un breve tempo per te, è una vita intera per qualcun altro. Io da campo 1000 anni. Proprio perché lui non lo capisce, che tanto anche se torna dal Mandaloriano comunque lo vedrà morire a breve, insomma. Che ha un destino più grande per le mani. È una scelta per un bambino, insomma. È difficilissimo. È difficilissimo. Io lo capisco. E secondo me finisce pure qua, senza che lo sappiamo, fino a mercoledì prossimo, porca miseria. Sì, è finito. Mamma mia, adesso? Adesso? Guardate i concept art, sono fantastici, è incredibile quello che è successo in questa puntata, sono veramente sconvolto. Stavo pensando, facendo delle valutazioni a caldo, perché se è vero che Grogu diventerà un cavaliere Jedi tra tanti e tanti anni, come poi lo vediamo svilupparsi nel contesto della fine di questa serie e l'inizio del Mandaloriano, che immagino siano concatenate a questo punto, immagino che siano due serie che si intersecano sostanzialmente, perché come The Mandalorian 2 ha introdotto Boba Fett, così Boba Fett di fatto sta introducendo Mandalorian 3 sostanzialmente. Quindi vedremo comunque, guardate qua questo concept art con Rosario Dawson, e ce ne sarà pure uno quindi con il maestro. Fantastico, fantastico. Qualcuno finisce come sfondo del cellulare sicuramente. È questo Bane, David Pasquesi. David Pasquesi, dai. È lui. Stavo dicendo, vediamo comunque un Grogu bambino ancora acerbo nella forza che cerca di aiutare Boba adesso in questa guerra, credo, e anche in Mandalorian 3 sicuramente succederà qualche altra cosa di grande. Non so, veramente non so, a meno che non ci sia un salto temporale grande, ma non penso. Oppure Grogu faccia uno scatto in avanti deciso, ricordando quello che era, e vediamo soprattutto se lui riesce a ricordare chi è che l'ha salvato dall'Ordine 66, come abbiamo visto in quel flashback fantastico e meraviglioso. Io mi fermo qui, ragazzi, non vi voglio tagliare oltre. I commenti sono assolutamente inutili e stiamo assistendo a qualcosa di fantastico che sinceramente, guardando le prime 5 puntate, le prime 4, scusate, non avrei mai detto, una serie che mi stava annoiando a morte,
ma le ultime due sono state incredibili, con questo Boba che fa dei camei, diciamo così. Adesso sicuramente ricomincerà la storia ad avere un senso legato a Boba. Scusate, mi sto guardando i concept art, metto in pausa che è finito. Ragazzi, io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video, forse la video reaction alla prossima puntata, ma probabilmente vi parlerò anche di un altro film che ho visto l'altro ieri, un film horror di guerra con uno strepitoso Mickey Rourke, War Hunt si chiama, ve lo anticipo, una cosa fantastica, veramente merita di essere visto, ve ne parlerò nella prossima puntata, nel prossimo video, mi raccomando, mettete like, condividete il video in tutte le piattaforme, soprattutto iscrivetevi che a me serve tantissimo, la cosa più importante, attivate la campanella, andatene con i vostri amici, ciao, alla prossima.